Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2024 e abbiamo la carta della giustizia, amici del Leone. Periodo di regolarizzazione dei conti, periodo di contratti e anche periodo di tagli per qualcuno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di tarocchi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. E sempre nella descrizione c'è anche il link al corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2025. Io comunque in descrizione inserisco sempre le novità, le promozioni, voi date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva mi scrivete una mail. Bene ragazzi. Partiamo subito con la luna, un fante di spade, un asso di bastoni, il mondo. Tre di bastoni, imperatrice, fante di bastoni, morte e ruota della fortuna, o perbacco. Mm. Ragazzi, avete tanti arcani maggiori, 1, 2, 3, 4, 5. Partiamo da questa luna. La luna di solito fa riferimento ai lati ombra, a quello che non si vede, alle paure, a quello che è la nostra visione, se vogliamo, distorta della realtà. Parla anche di proiezioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Cerco di capire un attimino qual è l'energia che va per la maggiore e poi andiamo a fare gli esempi specifici, quindi single, amore, lavoro, economia, progetti, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Qui abbiamo un 3 di spade e la regina di coppe. Ci può essere, secondo me, un momento di... Mi viene da dire proprio tristezza, ragazzi, perché tra la luna, che parla anche di malinconia, e il 3 di spade, che è una carta che mi parla di sofferenza, credo che potrebbe esserci un momento un po' triste, o comunque diciamo che il mese potrebbe iniziare così, se vogliamo, no? Anche la regina di coppe è una di quelle, di quegli arcani molto connessi con il proprio lato emotivo, anche la propria zona d'ombra, per certi versi. Mm? Andiamo a vedere il fante di spade. Due di bastoni, cavaliere di coppe e cavaliere di bastoni. Il fante di spade normalmente è qualcuno che raccoglie informazioni. Credo che potrebbero esserci come nuovi modi di... Uno, pensiero. Due, movimento. È come se si ampliasse la conoscenza e di conseguenza iniziasse a vedere le cose diversamente. Andiamo a vedere l'asso. 3 di coppe
e 9 di coppe, gli assi di solito sono dei nuovi inizi, in questo caso specifico l'asso di bastoni è l'inizio di una nuova passione, può essere sia fisica ma anche un hobby o un qualche tipo di interesse. Considerato che abbiamo un 3 di coppe, se fosse una questione diciamo romantica potrebbe essere l'inizio di una relazione, l'inizio di una storia, piuttosto che un momento di condivisione con gli amici, perché il 3 di coppe fa riferimento alle amicizie e alle persone con le quali si ha piacere di condividere. Andiamo a vedere il mondo. Il Papa è un set di bastoni. Qui c'è come il raggiungimento di un obiettivo, il mondo è sempre il completamento di qualcosa e con il Papa, siccome avete anche qui la giustizia, ci potrebbero essere dei contratti in vista, per esempio. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Otto di pentacoli, quindi potrebbero esserci come dei viaggi legati al lavoro. 7 di coppe o diciamo una nuova visione anche grazie a questo fante di spade, una nuova visione delle vostre possibilità, di quello a cui potete andare incontro, come se ok, ho raggiunto un obiettivo e adesso come vado avanti, che cosa voglio in più, che cosa c'è dopo. Andiamo a vedere l'imperatrice, abbiamo un re di bastoni e un carro. Voglio un'altra carta per questo re. Sì, ma più che un movimento, vedo come una sorta di pianificazione di un movimento. Ok, 4 di pentacoli, che di solito indica un attaccamento, quindi qui ci potrebbe essere un attaccamento a una persona, considerato il re di bastoni, a una scelta. C'è come il movimento da un lato e la staticità dall'altro. Adesso parcheggiate lì l'informazione, poi dopo ci ritorno. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Oh, abbiamo un 6 di coppe che mi richiama un po' l'energia della luna, l'energia del passato. E la luna, wow. Sì, ci sono, allora, qui ci potrebbe proprio essere una persona che ritorna dal passato, considerato che abbiamo un 6 di coppe, non credo che sia stato un partner romantico, può essere più un cugino, un fratello, un amico, anche qui vedevo questa condivisione con le persone vicino a voi. Adesso andiamo a vedere queste ultime due carte perché sia la ruota della fortuna che la morte sono carte di cambio. Andiamo con la morte. 2 di pentacoli. Oh, ragazzi, qua cambia un ciclo karmico, perché 1, 2, 3 sono carte che parlano di karma. E regina di denari. Voglio anche una carta per la ruota della fortuna. È come se si iniziasse un pochettino sottotono il mese e dopodiché durante lo svolgimento, fante di spade abbiamo qua, qualcuno potrebbe proprio cambiare direzione di vita, relazione, lavoro. C'è come un cambio a 360 gradi qua che potrebbe avvenire effettivamente, ragazzi. Allora, come vi dicevo, c'è una sorta di inizio un po' così malinconico, un po' focalizzato sui sentimenti e sulle emozioni, ma poi è come se via via il mese, mano a mano che lo vivrete, diventerà un po' più concreta la cosa, inizierete a focalizzarvi sul quotidiano, su chi vi sta intorno, sento condivisione, sento come il raggiungimento di alcuni risultati proprio a livello concreto, tangibili, eh. Va bene, allora, andiamo settore per settore. Parliamo dei single. Se siete single, vi dico, questo gruppo di carte, potrebbe rappresentare a livello, amore, a livello romantico,
il fatto che o vi stiate ancora portando dietro, dentro, una sofferenza del passato o che ci sia come un momento malinconico, magari anche perché vi sentite soli. Sento più che sono come delle ferite da elaborare, però ognuno lo applichi alla propria realtà. Insomma, devo dire che potrebbero effettivamente avvicinarsi un paio di persone, ma sarete più in una fase di vediamo come ti comporti, vediamo come la pensi, vediamo che tipo di scheletri nell'armadio hai, no? È più una fase osservativa dell'altra persona. Osservativa, si dice? Di osservazione, vabbè. Ehm, Dell'altra persona. Mm, Sinceramente ci potrebbe anche essere parecchio feeling a livello di chimica. Ehm, per qualcuno sì, che magari è una persona del passato con la quale ancora non c'è stato niente di impegnativo. Guardate, ho la sensazione che il vostro essere guardinghi o il vostro essere osservatori farà sì che la relazione si possa sviluppare in modo concreto, è come un andarci piano, andarci con calma. Se siete in una relazione, diciamo, fresca o comunque avete qualcuno in testa, state iniziando a vedervi con qualcuno, diciamo, è una cosa agli inizi. Devo dire che secondo me entro la fine del mese le cose si concretizzeranno in modo diverso. Voi sì, sarete sempre in questa fase di valutazione, di anche giudizio, un po' con la carta della giustizia, però alla fine vi conquisteranno, questo ve lo dico. Ehm, Se siete in una relazione da diverso tempo, allora qui ragazzi potrebbe esserci la proposta di un progetto che con la carta del Papa e della giustizia per qualcuno si tratta di ufficializzare, di legalizzare la vostra unione e anche lì sarete un po' guardinghi, cioè è come se steste valutando i pro e i contro. La sento più come, non tanto come un momento romantico, ma come una decisione presa a tavolino per consolidare la vostra relazione. Per quello che riguarda, le relazioni più o meno, allora c'è la possibilità di andare avanti, di spostarsi oltre, ma con tutte queste carte dovete rompere gli schemi di comportamento. Se vi sentite così, con questa luna un po' triste, un po' depressa, anche un po' vittima, capitano tutte a me, non riesco a tirarmi su, non riesco a trovare qualcuno che mi ami veramente e tutte quelle cose che ci si dice, ehm, magari cambiate il tipo di vibrazione che state emanando perché se voi emanate un certo tipo di bassa vibrazione è quella che poi che vi ritorna perché siete voi che vi sintonizzate su quella vibrazione. Quindi magari poi vi arriva una persona che apparentemente è fantastica, però poi in realtà ha tante ombre quante ne avete voi, quindi non lo so. Ho come l'idea che dobbiate cambiare gli schemi di comportamento per avviarvi verso questa morte, verso questa ruota della fortuna, che sono sempre cambi karmici. Per cambiare il karma bisogna rompere gli schemi di comportamento. Ok, parliamo di affetti, soprattutto di amici. Sento che potreste ricongiungervi con delle persone che non vedete da tantissimo tempo. Penso che passerete anche un buon tempo. Penso che se avete avuto discussioni o questioni in passato con la Carta della Giustizia si metteranno a posto, si regolarizzeranno, si cambierà il karma. Diciamo che avere due volte il Fante di Spade mi fa pensare che verranno come alla luce nuove informazioni che mi potrebbero far vedere le cose da un altro punto di vista. Avete comunque Papa qua, giustizia qui, ruota della fortuna, morte, mondo, sono tutte carte di chiusura ciclo, di cambio, di nuovi inizi, di regolarizzazione, quindi sento che passerete un periodo conviviale. Non vi nego che tra i vostri amici potrebbe anche esserci qualche nuovo, come posso chiamarlo? Nuova amicizia con interesse, ecco. Ehm,
Se parliamo di figli piuttosto che di progetti, sapete che nei tarocchi queste due parole sono interscambiabili perché è qualcosa che si crea, qui avete anche l'imperatrice tra le altre cose. Allora, se avete progetti già in atto, devo dire che raggiungerete risultati piuttosto notevoli. Credo che molte persone avranno come una sorta di espansione importante nel mese di dicembre per quello che riguarda i progetti. Se ci sono collaborazioni verranno regolarizzate, se ci sono magari delle, non so, vado a aiutare mio figlio nella sua nuova azienda, però giustamente magari lavoro con il pubblico e quindi c'è bisogno di regolarizzare l'aiuto, la relazione lavorativa, insomma. Sento che comunque raggiungerete dei grossi risultati e alla fine del mese le cose cambieranno drasticamente. Per quello che riguarda... Andiamo al lavoro, ragazzi. Allora, se siete senza lavoro, nel mese di dicembre potreste ricevere un'offerta che cambierà le carte in tavola. È facile che sia un lavoro degno, in regola, con le giuste ore di riposo, i giusti giorni ehm, di riposo, appunto, cioè è un lavoro con i fiocchi. Per qualcuno potrebbe anche essere a tempo indeterminato, scusate, magari si stipula il contratto a dicembre per un inizio nel 2025. Sento che comunque, ragazzi, avere queste carte alla fine, soprattutto la ruota della fortuna, mi fa proprio capire che cambierete completamente la situazione entro la fine del mese. Tenete presente che la ruota della fortuna sono anche doni, regali in arrivo, occasioni inaspettate, vincite al gioco, opportunità che piovono dal cielo. Se parliamo di persone che sono dipendenti, penso che potrebbero offrirvi, potrebbero proporvi di fare qualche cosa in più, di occuparvi di un nuovo settore. Potrebbero arrivare come delle dinamiche nuove per il 2025 o in previsione del 2025. Diciamo che si aprono una serie di possibilità, ragazzi, di occasioni fortunate entro la fine del mese. Potreste ricevere anche dei bonus, ho come la sensazione con questa ruota della fortuna finale che i soldi arriveranno abbondanti. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, anche qui ragazzi, devo dire che c'è uno sguardo al futuro, c'è voglia di espansione, molti vivranno questa espansione senza neanche tanto accorgersene, nel senso che sarà un qualche cosa che si muoverà piano piano nel tempo, ma sarà costante. Potrebbero esserci nuovi contratti, potrebbero esserci dei buonissimi risultati. Il consiglio è di lavorare in modo costante. E per quello che riguarda il denaro, ragazzi, anche qui devo dire che è un mese che promette bene. Con la ruota della fortuna qui alla fine, l'otto di pentacoli, la carta dell'imperatrice, sento che si possono effettivamente solidificare o, scusate, solidificare, consolidare, è meglio, ehm, certi risultati. Se per caso avete investimenti passivi, cioè che vi danno una rendita passiva, sento che questi potrebbero aumentare. Diciamo che le finanze in generale sono in crescita nel mese di dicembre. E se poi parliamo di questo vostro lato psicoemotivo, sento che qui ragazzi con queste carte c'è come da mettere un po' di balsamo su questa tristezza, su questa malinconia. Vi farà bene vedere gli amici, iniziare progetti nuovi, far festa, fondamentalmente, far festa e distrarvi, secondo me. Bene ragazzi, penso di avervi detto tutto. Andiamo a vedere
un oracolo, 2 oracoli in realtà sono. Ok. Riparare, carta numero 52. Carta numero 36, spingersi al limite, e carta numero 28, costruire palazzi. Questo costruire palazzi lo sento abbastanza associato con la carta della luna, perché ce l'avete 2 volte. La luna parla sempre un po' di proiezione, di qualcuno che si costruisce dei film in testa. Qui ho come la sensazione che abbiate bisogno di riparare qualche cosa dentro. Il riparare fa riferimento al perdonare. Può essere anche una relazione, considerato che qui abbiamo 2 persone e un filo che le unisce. E questo spingersi al limite, ragazzi, secondo me, è un po' come un invito a sfidarvi, a bypassare i vostri limiti. Più che altro, prima di tutto bisogna conoscere i propri limiti, prima di riuscire a bypassarli. Va bene, andiamo a vedere l'ultimo oracolo per il leone, anche qui ce ne sono una serie. Osserva la tua attitudine. Mi ricorda molto la posizione del fante di spade, che tra l'altro avete 2 volte. Lezione di oggi. Controlla se impieghi la maggior parte della tua energia per mantenere uno stato d'animo positivo o negativo. Hai bisogno di ricordarti che devi essere positiva, o già lo fai naturalmente? È un po' una carta da 8 di spade questa, no? Cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno. Accetta le sfide della vita. Lezione di oggi: rifletti sulle cose alle quali hai dovuto affrontare nella tua vita. Ricorda che a tutti noi si presentano ostacoli che ci aiutano a crescere spiritualmente e a servire Dio. L'obiettivo: esamina le tue sfide, esamina le sfide che ti ha posto la vita e fai la pace con loro. Wow, e qui abbiamo la carta di riparare. Riconosci il primo pensiero. Lezione di oggi. Oggi è un giorno di pratica intuitiva per riconoscere che il primo pensiero è il migliore e che normalmente corrisponde alla tua voce intuitiva più chiara. L'obiettivo: presta attenzione alla tua intuizione. Wow, bellissimi messaggi, amici del leone. Io spero che la lettura comunque vi abbia ispirato, vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. La sezione degli abbonati, insomma, ha le playlist con le copertine lilla. Se voi entrate, i titoli dei video si vedono, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un bellissimo dicembre, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!